Eccoci live anche oggi, ragazzi, è il lunedì del Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Ciao a tutti. Buonasera a tutti. belli pronti carichi? Esatto, alla grande. È la domanda di rito, belli carichi. Siamo in tema. Anche Siamo se non carichi. partiamo con degli articoli super positivi oggi, ma va bene. Diciamo che c'è una bella gatta da... No, cosa vuol dire una gatta da pelare? È una gatta da scoprire ancora, in realtà. Sì, dai. Perché Siamo positivi, però ovvio che non possiamo far finta di niente, insomma. No. Stiamo parlando di Italvolt, che fa parlare. Diciamo che la stampa ha fatto diversi articoli in cui effettivamente va un po' ad analizzare forse le mancanze di informazione, si sta cercando di capire se il progetto, ricordiamo, Italvolt dovrebbe essere la prima grande Gigafactory italiana, che sarà una delle più grandi d'Europa, se effettivamente prenderà il via oppure no. Diciamo che dietro al personaggio Lars Kallström ci si sta un po' guardando e si trovano qualche bacchetto, come lo definiamo, Dani? Direi che è qualche scheletro nell'armadio. C'è qualche scheletro nell'azienda. Sì, nulla di enorme, però comunque si porta dietro storielle di fallimenti, di bollette non pagate, poca roba, però insomma... Sì, esatto, che se fossero dei buchi incredibili uno direbbe, ma ragazzi, proprio qui non ci siamo, ma sono delle cose, alcune sono piccoline, altre sono dei collegamenti, possiamo chiamarli così. Esatto. Con personaggi un po' particolari, il che non fa sperare bene nella solidità dell'azienda, ma soprattutto potrebbe essere un problema con eventuali co-investitori o addirittura quando si va pubblici, quindi quando si va Con nel investimenti mercato. pubblici. Credo che il problema sia soprattutto quello. Esatto, perché qui... investitori privati immagino che ci guardino bene e conoscano magari il personaggio se veramente è poco affidabile. Esatto, ci lascia un po' così, ecco, quindi fallimenti, debiti, bollette non pagate, chi è davvero il manager che promette 4 miliardi di investimenti? Sì, poi vabbè, c'è nelle sue dichiarazioni gli ultimi 5 anni non ha un reddito positivo, cioè nel senso sembra che non abbia reddito. Lui dice perché ha investito tutto nelle sue nuove società, negli investimenti, perciò non ha alcun reddito. Vedremo, che dire. Ribadisco il fatto che se tutto questo fosse vero, cioè, o meglio, se le basi per la creazione di una Gigafactory così ci fossero realmente, sarebbe bello per tutti, perché avrebbe un indotto incredibile per tutta Italia, oltre alle 4.000 persone potenzialmente inserite, nuovi lavoratori, però darebbe una spinta, diciamo, di elettrificazione molto importante, però vedremo Esatto, il tempo. è quella che vogliamo, cioè, attenzione ragazzi, come sempre, anche in questo terzo appuntamento, noi cerchiamo di dare un po' la strada. Abbiamo degli esperti con cui parliamo di batterie e quindi parliamo di un argomento di cui pochi trattano ed è corretto, siccome questo è un mega investimento di batterie, che si dia un attimino anche l'indirizzo. Ecco, qui la serie di vicende non è il massimo. C'è stata una risposta ufficiale, tra l'altro, Marco, Alan, vero? Sì, esattamente, che ha giustificato, insomma, quelle piccole cose appunto che sono state sollevate dalla stampa. Non ci sono state delle vere e proprie smentite, insomma, ha un po' giustificato quello che la stampa ha trovato. Staremo a vedere, insomma, lui dice che è pronto a investire 4 milioni, anche se 4 milioni su 4 miliardi, insomma, è un po' pochino ancora, vedremo. La location sarebbe bella, perché effettivamente non so se non ricordo se ne abbiamo parlato, dell'insediamento sarebbe nella sede Olivetti, perciò siamo vicino alle porte di Ivrea, e riconvertire, insomma, quell'azienda sarebbe anche molto bello. Assolutamente, perché era una bella eccellenza. Gli spazi ci sono tutti, Allen, servono tanti spazi per fare batterie, spazi grandi? Serve sicuramente una linea produttiva tecnologicamente molto avanzata, e tutta la zona in cui
dall'arrivo del materiale fino a che non esce la batteria finita e chiusa, deve essere tenuta sotto strettissimo controllo climatico e ambientale. Deve essere filtrata l'aria con una purezza molto elevata, e anche l'umidità deve essere tenuta a livelli bassissimi, quasi zero. Quindi sicuramente serve una struttura tecnologicamente molto avanzata. E per quanto riguarda gli spazi, sono proporzionati al volume, in questo caso molto elevato. Un'altra cosa di cui che può richiedere molto spazio è la classica settimana di aging delle batterie prodotte. Parliamone di questo, un po' come il prosciutto, no? Esatto, un po' meno. Serve anche lì, è aging anche qui. Anche quello, sì. E serve per vedere effettivamente la qualità, fa parte del controllo qualità. Prima di essere spedite, le celle devono essere stoccate Invecchiate. per minimo una settimana. Diciamo è il compromesso tra il poter avere una qualche indicazione sulla bontà del prodotto e la riduzione del magazzino, del volume del magazzino. Sì, diciamo che Alan avevi fatto i conti che questa Gigafactory potrebbe produrre 1 milione di auto elettriche all'anno, cioè le batterie per 1 milione di auto elettriche all'anno. Questa parte di aging che Alan sta citando normalmente viene fatta tra i 5 e i 7 giorni più o meno a fine linea, perciò vorrebbe dire avere un buffer stoccato di produzione di una settimana. Perché cosa succede? Viene prodotta e si guardano le caratteristiche della cella, viene lasciata ferma per verificare che la capacità, la tensione, la resistenza interna non sia variata in questi 7-10 giorni, e perciò se viene superato può proseguire la produzione. Pertanto diciamo che gli spazi sono tutti dimensionati per questo volume incredibile di batterie, perciò gli spazi servono sicuramente. Sì. Che facciamo, Dani? Passiamo Vabbè, un'altra... talvolta ci ha lasciato un pochettino così, ma noi andiamo giustamente avanti perché non è che possiamo fermarci a questo. Torneremo sul pezzo. Comunque state attenti, noi siamo sul pezzo, nel senso che controlliamo, perché è interesse di tutti, la vogliamo tutti questa azienda qui, quindi è importante stare con gli occhi aperti e capire come si muoverà il tutto, perché ovviamente è fondamentale, è un tassello fondamentale della mobilità. Che ne dici? Torniamo su Hyundai? Molto volentieri, anche perché abbiamo uno sviluppo importante e purtroppo alla fine le batterie danno dei grossi aspetti positivi, ma all'inizio possono dare anche qualche grattacapo a qualche azienda. In questo caso c'è appunto questa campagna importante di richiamo, perché sono 82.000 veicoli, che non è poco. Qui non so se vuoi descrivere tu, Dani, un po' quello che è successo, se vuoi fare un po' di cronostoria. La cronostoria, ragazzi, è che purtroppo una quindicina circa, se non ricordo male, di vetture hanno avuto un problema di incendio. C'è stato un thermal runaway, che ricordiamo è il momento in cui magari una o un gruppo, giusto, voi correggetemi, se sono un bravo sì. Ovviamente si surriscalda, prende fuoco e poi effetto domino, purtroppo prende fuoco l'intero pacco batterie. Sì. Se andiamo a guardare il numero percentuale sul numero di auto è molto basso, però l'automotive tutta, l'endotermico e anche l'elettrico, ha dei parametri di sicurezza importantissimi, per cui se c'è un problema va tutto richiamato. La chimica è quella della LG, quindi coinvolta, se non erro, è LG in questo momento, che deve trovare quale sia il problema, e quindi cosa succede? Richiamo. Che cosa succederà secondo voi tecnicamente come richiamo, all'interno del richiamo? Quello è un bel grattacapo, anche perché diciamo che per come sono prodotte le batterie automotive non sono semplicissime da riaprire, riparare e via, anche perché hanno tutti dei sistemi di sigillante, insomma c'è una bella rilavorazione dietro. Facciamo presente il fatto che
la sicurezza di un pacco batterie è data da tantissimi fattori, cioè uno pensa di solito alla cella che da sola incomincia e prende fuoco, in realtà possono esserci tante variabili, possono essere magari sistemi di connessione tra le celle dove magari nasce il surriscaldamento e poi si espande, oppure che ne so, abbiamo delle parti di potenza, abbiamo dei interruttori che vanno ad aprire, a sezionare il pacco batteria, insomma i problemi possono essere effettivamente svariati e in funzione della chimica che uno utilizza è più o meno facile il fatto che il problema a una singola cella, a una singola parte del pacco si espanda alle altre. In questo c'è chi sta un po' tornando ad alcune chimiche più sicure, c'è invece chi sta facendo investimenti per sezionare meglio il pacco, per dividerlo in blocchi, un po' quello che fece anche Tesla fin dall'inizio, cioè riuscire a separare diversi moduli affinché non si allargasse, ecco. Quindi sì, c'è un bel lavoro da fare, sarà veramente una gatta da pelare, ma vediamo un attimino. Anche qui si dice che il ministero ci vuole vedere chiaro, ma giustamente si cerca di capire quale può essere il problema per poterlo risolvere. Pensate a quanti problemi ci sono stati nell'endotermico, ovviamente anche l'elettrico subito va ad agire per trovare il problema e risolverlo. È un momento così tanto di crescita, quindi ci sta, ecco, diciamo che è normale. Sì, anche perché se pensiamo all'inizio, non so, tu Dani ricorderai sicuramente quando c'erano quelle poche Tesla che alla fine hanno preso fuoco, tutti dicevano macchina elettrica uguale pericolo incendio, in realtà se uno va a prendere i dati di Tesla e i dati delle vetture endotermiche vediamo che effettivamente percentualmente è molto più basso, diciamo, questo rischio. Esatto, assolutamente sì. Qui Qui la fortunatamente chimica. non si parla di danni alle persone, quindi Sì. tutto sommato sono stati anche incidenti, per quanto scenografici, anche di entità contenuta. Anche perché, ragazzi, correggetemi se sbaglio, la maggior parte degli incendi sul litio comunque prevede una fase di c'è questa fase di surriscaldamento. Poi normalmente c'è una fase di fumo, giusto? Quindi vapori, e poi avviene l'incendio. Comunque è una cosa graduale, di fatti eclatanti. Esattamente, da questo punto di vista è molto più facile prendere in tempo, mettersi in salvo, diciamo, sia perché ci sono delle avvisaglie, sia perché non c'è mai un'esplosione improvvisa come può avvenire di un serbatoio. Chiaramente rimane il problema legato al fuoco, che può sprigionarsi e che può essere anche di difficile estinzione. Ma Esatto. tipicamente per le persone il rischio è molto ridotto. Esatto, È ovvio che il rischio quale può essere che effettivamente se c'è un principio di incendio all'interno di magari di un garage, dentro un'abitazione, insomma questi sono un po' i rischi più grandi, perché finché siamo all'aperto grossi problemi non ci sono. Non è un rischio esplosivo di quelli che No. effettivamente esatto, può capitare ad Sì. esempio con il combustibile liquido. Qui stiamo parlando di chimica NMC 811, giusto? Basso cobalto? Basso contenuto di cobalto, Sì, giusto? non è confermato, però è l'avanguardia delle celle LG, per cui si suppone di sì. Va bene. Comunque ecco, ripetiamo, una quindicina di casi sulle auto vendute corrisponde a una percentuale bassissima. Richiamo immediato giusto per essere sicuri perché ci sta, e comunque incendi che hanno un tempo di innesco abbastanza lungo, quindi questo ha portato a confermare la sicurezza che conosciamo dei veicoli elettrici. Questo non lo andrà sicuramente a minare. Molto bene. Anche perché cioè, la tendenza dell'elettrificazione la vediamo dappertutto, si sa che ormai questa è la strada e anche insomma, le più grosse potenze mondiali ci stanno guardando. Non a caso cadiamo diciamo, su un articolo che riguarda Joe Biden proprio su questo tema, sull'importanza della filiera per il nuovo mondo dell'elettrificazione, per le vetture, perciò bisogna, anche gli US stanno pensando proprio di portarsi in casa know-how, materie prime per poter coprire in autonomia senza dipendere da altri paesi per il futuro. È così, quindi si cerca di avere tutto il controllo un po' della filiera, ma soprattutto di avere una filiera il più interna possibile. Delicato ovviamente perché si parla anche di geopolitica, non solo di approvvigionamenti.
le catene di approvvigionamento o comunque i collegamenti con la Cina ce li hanno ancora e ce li avranno ancora per un po' di tempo, no? Sì, diciamo come è successo in realtà anche per poi i combustibili fossili, no? Loro hanno investito talmente tanto per diventare il primo produttore anche di combustibili fossili, ci proveranno anche qui, giustamente sono grandi potenze e c'è in ballo veramente tanto. Cioè, non è che l'Europa stia a guardare, vero? Assolutamente no. No, diciamo che con le gigafactory che si stanno creando e tutto il mondo sta investendo in questo senso. Bene. Bene, questo è molto importante. Date un'occhiata anche perché a chiusura proprio dell'argomento Biden, ricordiamo che il presidente sta facendo una revisione del parco auto intero a livello statale per capire un attimino di introdurre elettrico. Qui il parco auto, se non sbaglio, supera i 600.000 veicoli, qualcosa del genere. Quindi stiamo parlando di parecchie auto se fossero elettriche, ragazzi. Boom, spettacolare. Molto, molto interessante. Che dite? Diciamo che... Vai Dani. Marco, vai. No, dicevo, dagli USA possiamo passare alla Cina, che accelera anche qui sulle terre rare, sempre materiali fondamentali, sia non solo per le batterie, ma in realtà qua si parla di magneti, perciò possiamo anche tutto il mondo che sta dietro ai motori, giusto? Sì, assolutamente. Tutto quello che sta dietro ai motori e comunque appunto una cosa che va ricordata sempre, che l'impiego di questi materiali, per cui si dice beh ma è raro, va cercato, poi ha una situazione geopolitica di un certo tipo, ricordiamolo sempre. Questi materiali, a parte poter essere riciclati continuamente, giusto Alan? Qui comunque potremmo avere una filiera di continuo riciclo, non è che organicamente si perdono come il carburante bruciato che non è recuperabile se non dopo 1000 anni dal carbonio. Qui stiamo parlando di materiali che quando finiscono in un motore, ad esempio, oggi le prove di durabilità su un motore a magneti permanenti superano il 1,5 milioni di chilometri. Le prove di durabilità. Se poi andiamo sulle prove addirittura delle batterie, anche lì noi si sta lavorando tutti alla batteria, quindi al pacco batteria automotive intorno al 1,5 milioni di chilometri. Quindi in prima vita. Poi c'è la seconda vita, che è quella della esatto. E poi c'è il riciclo. Quindi ecco, anche voi che state ascoltando e che siete sicuramente poi delle persone che andranno anche a riportare un pochettino quello che sentono, sapete bene che questa è la vita delle batterie, cioè questo lungo tempo è importantissimo. Io Dani ti faccio una domanda, visto che hai contatti e rapporti anche col mondo automotive, con le case. Io sapevo che fino a pochi anni fa le vetture erano costruite, concepite per poter durare senza problemi fino a 140.000 chilometri. Ad oggi, con queste diciamo strutture elettriche, di elettrificazione che sono completamente diverse da quelle precedenti, che hanno vite mostruosamente più lunghe, il resto come lo stanno progettando? Perché poi il resto non lo puoi progettare uguale, deve essere intanto più robusto tutto, perché deve supportare non solo il tempo, ma supportare delle accelerazioni diverse. Stiamo parlando quindi dai cerchioni, passando per gli pneumatici, dove proprio Michelin ha detto noi stiamo lavorando a pneumatici che resistano a un'accelerazione, alla massima coppia a 0 giri, quindi una torsione incredibile sullo pneumatico stesso. E quello è un consumabile, ma il resto, il telaio, tutto quanto, anche per ospitare comunque la batteria che è abbastanza pesante, viene progettato sovradimensionando un tantino rispetto al tradizionale. L'impiego dei nuovi materiali, Marco, hai detto bene, è quello che poi farà un po' la differenza, perché materiali più durevoli, ad esempio del ferro, sono all'ordine del giorno. L'acciaio in diversi tipi di chimiche d'acciaio è ampiamente impiegato e verrà impiegato molto di più. E poi ci saranno le fibre, nel senso che il prossimo passaggio è quello comunque di alleggerire i veicoli. E alleggerire vuol dire utilizzare materiali più nobili dal punto di vista anche di fibre speciali, di carbonio, piuttosto che il carbonio ormai sta scendendo tantissimo nei prezzi. Ecco, questi sono materiali che durano tantissimo e hanno delle manutenzioni abbastanza basse. Passando poi ovviamente per cuscinetti, pensate ai cuscinetti di un motore a magneti permanenti che deve resistere 1,5 milioni di chilometri, e stiamo parlando di cuscinetti ad altissima tecnologia e molto ma molto affidabili.
Quindi si sta lavorando sì anche a quella durabilità, che è un tema di cui a volte appunto non si parla, ma è importantissimo. Anche perché la domanda di magneti, lo vediamo lì, cresce perché Sì, sì, anche perché sì, magari potrebbe essere anche carino, magari farlo vedere la prossima volta, però in un motore magneti permanenti effettivamente ce ne sono parecchi di magneti, tutto attorno, diciamo, nella struttura del motore, perciò è uno dei componenti fondamentali che compone questo motore. Verissimo, e li rende tra l'altro molto compatti. Il motore a magneti Sì. permanente è tipicamente ad alta efficienza e molto compatto dal punto di vista di ingombri, oltre che essere proprio una macchina quasi perfetta per l'efficienza che riesce a raggiungere. Molto, Sì. ma molto interessante. Visto che abbiamo parlato di batterie, abbiamo parlato di motori, adesso parliamo anche di caricabatterie. Esatto, perché la cosa fondamentale sull'auto elettrica è ed è una macchinetta a bordo, definiamola così, che trasforma l'energia alternata in energia continua che vada a caricare la batteria. Ora, quando ovviamente si ricarica in corrente alternata, e qui si gioca un po' tutto, perché la potenza del caricatore di bordo significa anche fare delle ricariche, ad esempio in rete pubblica, più rapide possibili. Sì, diciamo che è uno degli aspetti più interessanti, perché l'auto elettrica si carica molto di più a casa, in ufficio e nelle stazioni, diciamo, pubbliche a bassa potenza rispetto alle grandi cariche di cui tutti parlano, di cariche super rapide, però in realtà quelle vengono utilizzate soprattutto per i viaggi, mentre abitualmente si carica in AC o a casa o in ufficio o appunto in qualche postazione pubblica. Ci tenevamo a aprire una piccola parentesi sui charger, perché è qualcosa che molti pensano a volte che venga da molto lontano, dalla Cina. In realtà qui abbiamo proprio un'azienda tutta emiliana, o meglio era tutta emiliana, adesso una piccola parte in realtà è cinese perché i proprietari sono là, però vengono sviluppati qui a Reggio Emilia dei caricatori per i più prestigiosi brand automotive, che è Metasystem. Ragazzi, Questi... eccellenza italiana anche qui. Tra l'altro, Esatto. vicini di casa, amici, sì, comunque per dire, alla fine Motor Valley, ragazzi. Motor Valley. Sì. Comunque della Motor Valley, che alla fine ha capito come convertirsi già anni fa. Quindi stiamo parlando di eccellenza. Metasystem, questa azienda che fa caricatori di bordo. Esatto, perciò va dai caricatori da 7-8 kW fino ai 22 kW con una tecnologia di altissima efficienza, sono caricatori molto molto compatti, e proprio per questo vanno a finire sulle auto più prestigiose. Parliamo anche dei più noti brand tedeschi, ecco, penso che possiamo anche spendere il nome di Porsche e altri. Perciò credo che sia una piccola eccellenza italiana che c'è piccola, in realtà non è poi tanto piccola, perché per fornire questi colossi non bisogna avere le spalle abbastanza coperte, però è bello farlo sapere, insomma, che non è che stiamo perdendo tutto il know-how. Intanto infatti anche Marco da YouTube dice: ma è vero che Tesla è limitata a 10 kW in corrente alternata a suo caricatore? Marco ha appena detto appunto che questi caricatori arrivano anche a 22. La scelta strategica di quanta potenza installare a bordo e poi è delegata alla casa madre. Quindi sì, la Model 3 carica 11 kW in AC. Questo è importante, il caricatore. È importante ricordare che abbiamo eccellenze italiane che forniscono anche grandi gruppi tedeschi, quindi veramente una grande cosa. Bene, poi andiamo avanti, perché vi abbiamo presentato anche una cosa importante, perché prima stavamo parlando del cobalto, che è uno dei componenti che si sta togliendo dalla batteria. Uno dei componenti invece che terremo, e che bisogna farsene una ragione, per un po' di tempo rimarrà a bordo, sicuramente, ovviamente, è il componente principale. Quindi prima di andare a vedere articoli a destra e a manca fantasmagorici, attenzione che arriverà la batteria alla Fanta, ecco, no, ragazzi. Allora, cosa ci fai vedere, Marco?
No, vabbè, qui l'altra volta abbiamo accennato un po' come è fatta la batteria al litio, parlavamo di anodo, catodo, separatori, ora giusto per far capire come proprio si sviluppa questa batteria. Questa, vabbè, è un elemento prismatico, però considerate che all'interno tutte le batterie sono realizzate in questo modo. Quelle cilindriche ovviamente dopo viene avvolta, anziché essere diciamo paralleli, perpendicolari, questi fogli paralleli tutti avvicinati, impacchettati, vengono arrotolati. Su qui abbiamo la parte di anodo, la parte del separatore che è l'isolante e il catodo dall'altra parte. E questi fogli sono impacchettati e vanno diciamo uno dopo l'altro ad aumentare la capacità della singola cella. Questo giusto, visto che l'avevamo anticipato nella puntata precedente, era giusto per chiudere il cerchio. Ma è più facile da costruire questa o una cilindrica, secondo voi? Ma noi le abbiamo viste fare tutte e due. Secondo me anche le prismatiche sono abbastanza semplici da fare, io devo essere sincero. Non so, Alan, tu sei del... Sì, sicuramente sulle cilindriche la tecnologia produttiva era più pronta all'inizio, perché cilindriche sono anche le pile stilo, sono anche i condensatori, quindi le linee produttive erano già, diciamo, c'era già molto know-how su come produrre in modo efficiente e con bassissima difettosità un avvolgimento cilindrico. Però l'industria delle batterie si è evoluta e adesso anche sulle prismatiche si ottengono ottimi risultati e non c'è più quel gap iniziale sulla difettosità o efficienza produttiva. Bene, questo è stra importante. Sì, anche perché poi si possono anche queste batterie qua, ce le abbiamo viste fare in tanti modi, ognuno ha un po' la propria, come dire, il proprio modo di impacchettarle, c'è chi proprio le impila, c'è chi le arrotola e col separatore ci gira attorno, insomma ci sono veramente tanti modi costruttivi differenti, ognuno ovviamente dice che la propria tecnologia è la migliore, quando si parla con i fornitori è sempre così, però credo che solo il tempo e i risultati, diciamo, sul campo possono dire quale è meglio e quale è peggio. Ma poi chi li sceglie i colori? Perché mi ricordo che le famosissime erano gialle, giusto? Proprio storiche. Sì, ce ne abbiamo avute di tutti i colori, dalle gialle alle blu, alle nere, abbiamo avuto tutti i colori possibili. Bene. Ma tra l'altro adesso una nota di colore prima di introdurre l'ultimo argomento, dopo non torno ad essere serio. Vi faccio vedere che Alan sei proprio circondato da un archivio. Prima c'è stata anche una introduzione, ho visto. Di qualche manina. Ti hanno rubato una manina che ti ha rubato dei documenti sotto lo scaffale, quelli neri. C'è stato qualcuno, l'ho visto. Una manina che non coglie i gesti che faccio. È molto serio perché siccome tanti pensano sì, ma arriva solo dalla Cina, di qua, ma il litio, il maggior produttore di litio è l'Australia. Attenzione. Quindi, il maggior produttore è l'Australia, è anche quello che si lamenta meno dell'estrazione, ma si lamenta di più invece della raffinazione del pochissimo petrolio che ha che raffina direttamente. E quindi no, non è questa, Vedani. Non dell'estrazione, giusto? Questa è da ridere. Sì, assolutamente sì. Diciamo che fa veramente pensare, perché tanti pensano che sia effettivamente abbia un processo inquinante, in realtà non lo è assolutamente. Potremmo anche qui spendere qualche minuto nelle puntate prossime in cui andare a vedere come viene estratto appunto il litio e vedere anche magari in quali paesi è molto presente e dove si può estrarre. Esatto, io sono certo che Dario e le persone, Marco, che ci stanno seguendo sono curiosissimi di sapere questo, quindi abbiamo uno spunto anche proprio per una Battery Weekly dedicata, perché anzi vi faremo proprio un bel sondaggio sugli argomenti che vi interessano. Questo noi intanto zac, ce lo segniamo e poi aspetteremo anche, oltre a darvi ovviamente le informazioni della settimana sulle batterie, andremo anche a parlarvi di qualcosa che vi interessa, qualcosa che vi stuzzica, perché gli argomenti sulle batterie sono veramente tanti. Ragazzi,
perfetti come sempre. Secondo me è una Battery Weekly eccezionale, con la quale abbiamo dato ancora un pochino di strada, un pochino di informazioni, e abbiamo aggiunto delle informazioni per chi ovviamente vuole intravedere in questo mercato, che è importantissimo, una fonte anche di ispirazione, perché le batterie lo sono. Anzi, mi è venuta un'altra idea, ma ve la diciamo la prossima volta. Ragazzi, Marco Righi, Arian Pastorelli, Daniele Venezzi vi salutano con la nostra sigla fighissima. Ragazzi, a settimana prossima. A presto. Ciao. Ciao.